Sono sempre stato affascinato dalla fine delle mappe, dai confini oltre i quali sai che c'è qualcosa ma non lo vedi. L'orizzonte in realtà non esiste, non è qualcosa di tangibile, però è come un muro che nasconde. A volte quello che mi muove è solo un'emozione, una sensazione che provo pensando a un posto, e raggiungere quel posto diventa l'unico modo per provare appieno quell'assaggio di emozione. E quindi andare lì è l'unica vera avventura di cui ho bisogno in quel momento. Avventura non significa riempire uno zaino e buttarsi nella giungla. Avventura è andare verso la singolarità, verso la straordinarietà, fuori dall'ordinario, verso l'inaspettato, qualcosa di cui non hai un piano ben preciso. E l'emozione che mi muove in questo momento si trova qui. Insomma, puoi cambiare aria e rifarti una vita spazzando via il passato. Mica se lo possono permettere tutti. Dai, smetti. Un partito in difesa degli sfigati d'America. Sai cosa mi piace dei figli di papà? Ultimamente trovo fondamentale fare una pausa dal parlare con chi vive quasi la mia stessa vita. Quando ero in Thailandia ho fatto un video dove dicevo che viaggiare ci rende un contenitore di infinite informazioni. E quindi ogni tanto fare una chiacchierata con chi è o è stato fuori dalla tua realtà ha un valore enorme. Ciao! Lynn era in Brasile mentre io ero a 10 fusi orari più in là e in totale abbiamo raccolto quasi 3 mesi di mondo diverso da raccontarci. E quindi ho sentito il bisogno di scambiarci queste informazioni prima che i dettagli spariscano, perché è proprio raccontandoli che li tieni in vita a lungo. Abbiamo deciso di celebrare questo scambio di informazioni con un piccolo viaggio verso la Normandia, partendo da Parigi. È proibito andare di skate! In quella costa a nord della Francia so che troverò l'emozione che in questo momento mi spinge a muovermi. E lei ha capito al volo e ha accettato subito di accompagnarmi lassù. Mademoiselle, sì. Merci. Guarda che biscuit. Che sono ricaduta su questo video che avevo completamente dimenticato. Si vede me in pigiama alle 2 del mattino e il pappagallo mettendo Adele super forte e il pappagallo che danza, balla con noi. E c'è questa cosa assurda in cui sei in mezzo al Brasile, in un altro continente, facendo danzare un pappagallo. Ma quindi quello che ti dico è che, cioè, queste cose che non vai raccontando, però che fanno tanto il viaggio, che ti creano questi ricordi che, cioè, se non l'hai vissuto non capisci la carica che ti dà questo momento. Infatti è un peccato che non abbia raccontato determinate cose tu, perché sei subito ripartita e quindi hai riaccumulato altri ricordi che si sono sovrapposti. Completamente, che sono messi sopra e accumulandosi, e come non le racconti ti rendi conto appunto quello che stai dicendo, che non li senti così forte forse. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Mentre lei era in Brasile ha deciso inoltre di fare la professoressa all'interno delle favelas e mi aveva già anticipato qualcosa, però volevo più dettagli.
Rio per me, cioè, mi ha passato un'emozione di che vedi questo grande pas di Asucar, vedi le montagne dentro la città, tipo semafori ma che ci sono circondate tipo di liane, di alberi, Dai. quindi capisci che c'è natura e ci sono anche alcuni umani che stanno vivendo sulla stessa terra, ma che comunque è la natura che è più importante. Però come sei finita? Cioè, nel senso, tu non conoscevi nessuno delle favelas all'inizio? No, in realtà è stato, cioè, cercandolo, perché io volevo fare parte di un'organizzazione. Come ti sei candidata? Cioè, come ti sei iscritta? No, li ho solo contattato su Instagram. È stato sì, molto facile, li ho contattato su Instagram, mi hanno dato il loro WhatsApp, abbiamo fatto alcuni scambi su cosa potrei apportare se io fossi professoressa per queste ragazze alla scuola. Chiedo all'Uber, completamente ingenua, di portarmi a questo posto e l'Uber, cioè, prima che non capivo che tutti mi stavano cancellando la corsa, no? E uno me la accetta e quando salgo nell'Uber mi dice però io ti porto alla porta della favela, non entro. E quindi io ti voleva lasciare fuori? Io dico ma io sto andando dentro, che lui che vive qua non si sente al suo agio di andarci, no? Per questo motivo per me è importante anche condividere il fatto che dentro della favela io mi sentivo molto più sicura di Copacabana, Ipanema o tutte queste spiagge turistiche. Sì, perché mi hai detto, ma ti proteggevano là dentro, esatto, perché non si può rubare. Ci sono tante leggi là e la prima legge è che non si può rubare dentro la favela. Quindi io andavo con il cellulare a mano e non avevo problema con questo. Invece per esempio in posti più turistici di Rio sì, ti puoi fare. C'è paura a tenere il cellulare in mano che te lo freghi. Ma anche se non sei scortata c'è comunque questa legge, perché vorrebbe dire che se qualcuno si fa rubare potrebbe chiamare la polizia e noi non vogliamo che la polizia entri nella favela. E ci sono tante regole che se non le sai non si imparano, tipo sono codici di società che devi capire e devi sapere. Ma infatti dentro la favela è, penso, il momento di tutto il viaggio in cui sono sentita più amata. Mi sentivo accolta, amata come forse in altri posti non vai a provare così. Mentre ero in Thailandia ho già parlato di come viaggiare ti faccia immagazzinare dei pacchetti di emozioni, che sono come dei codici per leggere fino in fondo il linguaggio emotivo di una persona, soprattutto mentre ti racconta la sua esperienza dall'altra parte del mondo. Una citazione famosissima della cultura italiana dice: levate Ierbino. Levate l'erbino. D'un tratto ho percepito tutto quello che cercavo in una frazione di secondo, non appena ho visto l'orizzonte. È un buco nero perché... Occhio, ti è entrata la muscia. Ma che pazza. Quando vai fuori non basta neanche raccontare le cose, perché ci sono alcuni sentimenti che vai a provare che raccontando puoi passare ore a raccontare, tipo quello che ti ho raccontato di passare per esempio dentro della bocca della favela. Cioè io potrei parlare per ore dei sentimenti che sono passati dentro di me e non riuscirò neanche a trasmetterti veramente la cosa finché tu non vivi una cosa simile, però mi viene da voler raccontarla in tanti dettagli, perché è un sentimento complesso e tanto diverso di quello che di solito provi quando sei vicino a casa tua. Ho sempre pensato che chi non viaggia rimane più impressionato dai racconti di viaggio. Invece ora capisco che non è così. Chi ha vissuto ha la sensibilità emotiva per captare quali emozioni nasconde la storia di un'avventura. Una qualsiasi avventura, anche breve.